Bentornati nel nostro angolo dove parliamo di tutto ciò che ci appassiona, e oggi abbiamo tra le mani un tema che vi farà battere il cuore. Mettetevi comodi, perché stiamo per svelare un segreto, un regalo specialissimo che Massine Merabet ha preparato in gran segreto per il nostro amatissimo Cenk Torun. Non un dono qualunque, ma qualcosa commissionato a un artista straniero, scelto con una cura che la dice lunga. Riuscite a immaginare di cosa si tratti? Se non vi siete ancora iscritti al canale, questo è il momento giusto. Cliccate sul tasto rosso e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. La famiglia di Celebrita dalla Turchia cresce ogni giorno, e vogliamo che facciate parte di questa community che vive di dettagli, emozioni e storie vere. Come vi anticipavo, oggi entriamo nel cuore del mondo dello showbiz turco per raccontarvi la sorpresa che Massine aveva in serbo per Cenk. Lo sappiamo. Questi due artisti hanno condiviso un legame speciale, dentro e fuori dal set, dove i piccoli gesti contano più di 1000 parole. E quando parliamo di regali, soprattutto di regali commissionati all'estero, le possibilità si moltiplicano e diventano irresistibilmente intriganti. Potrebbe essere qualcosa legato al loro lavoro, un oggetto da collezione, un simbolo della loro intesa, oppure qualcosa di ancora più profondo. Le ipotesi corrono già veloci, e le domande si affollano. Quello che è certo è che Massine ha la fama di essere una donna attenta, sensibile, meticolosa. Se si è presa la briga di cercare fuori dai confini un pezzo unico per Cenk, deve essere qualcosa dal significato importante, capace di parlare anche senza essere mostrato. E qui entra in gioco la nostra indagine e il filo di informazioni che abbiamo raccolto per voi. Srotoliamo la storia passo dopo passo, così non vi perderete nulla. Partiamo dal contesto. Cenk Torun è un attore turco dalla popolarità che ha superato le frontiere. Il suo nome circola da tempo anche tra gli addetti ai lavori internazionali, e non stupisce che abbia contatti e ammiratori in tanti paesi. Dall'altra parte c'è Massine Merabet, talentuosa e acclamata, con un gusto raffinato e una spiccata sensibilità estetica. Se lei ha deciso di donargli qualcosa che rispecchiasse quell'orizzonte aperto, o semplicemente di ringraziarlo con un oggetto capace di restare, non è un caso. L'idea della commissione a uno straniero aggiunge quel tocco di esclusività e mistero che fa vibrare la curiosità. Potrebbe essere un pezzo tipico di un altro paese, un manufatto raro, magari creato su misura da un artista con una storia ben precisa alle spalle. Ora, chi potrebbe essere questo straniero? E che cosa gli avrebbe commissionato Massine? Qui entrano in scena le voci che rimbalzano in certi ambienti. Sapete che amiamo verificare tutto al 100%, ma quando gli indizi convergono proviamo a raccontarveli nella forma più solida possibile. Nel mondo dello spettacolo le informazioni amano sfuggire, ma cerchiamo di restare ancorati ai dettagli più credibili. Secondo i rumors, il dono sarebbe un'opera d'arte. Non un oggetto preso a caso, ma qualcosa a cui si attribuisce un valore sentimentale e estetico considerevole. La persona a cui Massine avrebbe affidato l'incarico sarebbe un artista, un artigiano o un collezionista straniero, qualcuno capace di creare o scovare un pezzo irripetibile. Immaginate la scena, Massine che pensa a Cenk, ai suoi gusti, al suo percorso, alle sfumature del suo carattere. E poi la decisione, silenziosa ma ferma. Un oggetto artistico sarà il linguaggio giusto. Forse qualcosa che catturi l'essenza dei personaggi che lui ha interpretato, o che faccia da specchio ai tratti più autentici di Cenk, oppure un elemento da custodire nella sua collezione privata, qualcosa che parla a lui e a nessun altro. Il fatto che sia stato commissionato all'estero suggerisce che non si tratti di un pezzo reperibile in Turchia con facilità, ma di qualcosa con una storia, con un respiro diverso, capace di portare con sé il profumo di un luogo lontano. Che tipo di opera potrebbe essere? Una scultura, un dipinto, forse un oggetto di design progettato a 4 mani, nato per vivere in un angolo preciso della casa di Cenk. Se pensiamo all'immagine pubblica di Cenk Torun, viene in mente l'equilibrio tra eleganza e forza, classicità e modernità. Un dono artistico potrebbe vestirsi di linee pulite, dettagli sobri, materiali nobili. Eppure, una scelta classica potrebbe raccontare di più del previsto, se legata a una storia potente.
La nostra ricerca ci spinge a valutare un'origine europea. I nomi, per ora, rimangono avvolti da discrezione, e non è una posa, è parte della natura dell'accordo. Ma l'idea è che Massine abbia contattato qualcuno in grado di procurare o realizzare un lavoro proveniente da un paese con una tradizione artistica riconosciuta. Italia, Francia, Spagna. Da un atelier di artigianato dove mani esperte curano ogni millimetro, a uno studio di design che vive di linee contemporanee, fino a un collezionista che custodisce storie dentro le cornici. Che cosa rende un dono così speciale per Cenk? Spesso i regali più significativi non sono i più costosi, ma quelli che svelano la cura profonda di chi li fa. Se Massine ha scelto un'opera commissionata oltre confine, vuol dire che c'è stata ricerca, tempo, ascolto. Un desiderio di consegnare non solo un oggetto ma una memoria, un gesto. Forse c'è un dialogo che i due hanno avuto, un riferimento condiviso, un dettaglio accennato e poi rimasto in sospeso, al quale questo dono dà finalmente una forma. E la dimensione della scoperta è parte dell'incanto. È come portare un pezzo di mondo dentro casa, aprire una finestra su un altrove. Nel nostro presente globalizzato, un gesto così assume un valore potente. Parla di connessione, di scambio, di sguardi che si allargano oltre i confini. Possiamo anche chiederci se in questo regalo sia nascosto un significato simbolico. Potrebbe rappresentare l'ambizione di Cenk, il suo successo internazionale, o la traiettoria di due carriere che si sono sfiorate, sostenute, comprese. L'arte, lo sappiamo, è un linguaggio autonomo. A volte basta la trama di un materiale, la luce su una superficie, una linea che taglia lo spazio per raccontare una storia intera. Se Massine ha scelto proprio quell'opera, forse voleva parlare a Cenk in un codice che i due capiscono bene, un codice che non ha bisogno di essere spiegato al mondo. È importante ricordare che in questo ambiente le storie nascono spesso da fughe di notizie e sussurri. Eppure, quando qualcosa emerge con questa nitidezza, quando più fonti la ripetono e la arricchiscono di particolari, quasi sempre c'è una base concreta. Qui a Celebrita dalla Turchia amiamo srotolare i fili per voi, separarli, rimetterli insieme, fino a disegnare l'immagine più credibile. E l'immagine che si delinea è quella di un dono pensato, discreto, portatore di un messaggio privato. Che cosa potremmo aspettarci, in definitiva? Considerando la personalità di Cenk e la tendenza di molti artisti a circondarsi di pezzi unici, potremmo immaginare qualcosa di moderno, con un tratto minimale, magari un accento avanguardista, o al contrario un oggetto dal sapore classico ma con una storia inaspettata incisa dentro. La chiave resta la stessa, è stato commissionato all'estero. Non un acquisto rapido, non qualcosa pescato in una vetrina qualsiasi. Parliamo di una ricerca attiva, di un dialogo con un artista o un intermediario capace di aprire porte chiuse. In questo modo, Massine non ha dato a Cenk soltanto un oggetto, ma un'esperienza, accogliere tra le mani qualcosa pensato per lui, nato altrove, eppure destinato esattamente a quel momento. E la domanda che molti si fanno è: dove si trova adesso quel dono? Cenk lo ha mostrato? È nella sua casa, in uno spazio tutto suo? Lo abbiamo visto sui social? La riservatezza che circonda la faccenda fa pensare che Cenk voglia custodirlo lontano dalle luci, come un tesoro privato. E forse è giusto così. Ci sono regali che vivono meglio nell'intimità, che si accendono quando la stanza è vuota e il silenzio fa risuonare il loro significato. E questo, in fondo, li rende ancora più preziosi. Ricostruiamo in breve il percorso che abbiamo fatto insieme. Oggi abbiamo seguito le tracce di un dono che Massine Merabet avrebbe fatto a Cenk Torun. Un regalo commissionato a un artista straniero, un'opera capace di toccare corde delicate. Abbiamo esplorato le possibili ragioni dietro il gesto, la qualità del dettaglio, l'esclusività, il valore simbolico di un lavoro nato oltre confine. Il fatto che Massine abbia dedicato tempo e attenzione a questa ricerca dice molto del suo modo di essere accanto a Cenk, e il coinvolgimento di una mano straniera aggiunge mistero e valore, come succede quando un incontro di culture diventa racconto. In tanti, in questi giorni, ci hanno chiesto se esista una prova concreta, una foto, un indizio definitivo. Le fonti sono caute,
ma concordano su alcuni particolari. La consegna sarebbe avvenuta senza clamore, in un momento lontano dalle vetrine. La reazione di Cenk sarebbe rimasta nell'ambito del privato, uno sguardo e poco più, quelle cose che si capiscono al volo tra persone che si conoscono davvero. Alcuni parlano di legno e metallo, altri di pigmenti antichi, qualcuno giura di aver visto una cassa in arrivo da una capitale europea. La verità, forse, sta proprio in mezzo, un'opera che unisce materiali, epoche, riferimenti, come se volesse raccontare il viaggio che entrambi hanno fatto, allineando sogni, lavoro e memoria. Resta un dettaglio affascinante, l'intuizione di scegliere un autore straniero. Non è snobismo, è orizzonte. È dire, ti porto qualcosa che non hai ancora incontrato, ed è anche un modo di celebrare il respiro internazionale che Cenk ha costruito, passo dopo passo, con scelte di ruolo ed edizione. È facile regalare ciò che tutti vedono, molto più difficile indovinare ciò che pochi sanno, ciò che vibra davvero dietro le quinte. In questa prospettiva, la mossa di Massine sembra un atto d'ascolto, quasi una dichiarazione in codice. C'è chi sostiene che l'opera contenga un dettaglio personalizzato, forse una cifra nascosta, una data, una linea che riprende il profilo di un luogo caro. Non abbiamo conferme, ma l'idea è seducente. Un segno minimo che trasforma un oggetto bello in un oggetto unico, non ripetibile. E se così fosse, capiremmo ancor meglio la scelta della riservatezza. Ci sono cose che non nascono per essere esposte al giudizio, ma per essere tenute vicino, come un promemoria di ciò che conta. Fin dove possiamo spingerci con le ipotesi? L'Europa resta la pista più concreta. L'Italia con i suoi laboratori che odorano di resina e pietra, la Francia con gli atelier di luce, la Spagna che vibra di colore e ferro battuto. Un'opera che potrebbe vivere in dialogo con l'arredo di Cenk, o al contrario spezzarlo con una presenza dichiarata. Eppure ogni volta torniamo al punto iniziale, non è tanto il cosa, ma il come. Il tempo impiegato, le telefonate, la selezione, lo scambio di bozze o fotografie, la scelta dei materiali, il momento della conferma. È lì che abita il dono. Le persone intorno, quelle che osservano senza parlare, riferiscono uno stato d'animo comune. Chi ha visto da vicino la preparazione racconta di una serenità nuova, di una concentrazione dolce, come se per Massine organizzare tutto fosse un modo per mettere in fila emozioni che altrimenti resterebbero sospese. Cenk, dal canto suo, negli ultimi giorni è apparso misurato, con quell'aria di chi sta proteggendo qualcosa di prezioso. Due silenzi che si riconoscono, due discrezioni che si incastrano. È curioso come certe storie, a un certo punto, sembrino scriversi da sole. La nostra non ha bisogno di fuochi d'artificio per brillare, un'opera d'arte, una scelta oltre confine, un gesto calibrato. E quando la vita privata incontra la sensibilità pubblica, nascono quei momenti che restano, anche se non vengono gridati. Forse è proprio per questo che l'eco non si spegne, perché c'è dentro una verità che si sente, anche senza vederla. A questo punto vogliamo ascoltare voi. Che cosa immaginate? Un oggetto levigato, una superficie capace di mutare con la luce, una figura che custodisce un simbolo? Oppure una tela che, da lontano, sembra silenziosa, e da vicino rivela una trama segreta? Raccontateci la vostra idea nei commenti. Qui a Celebrita dalla Turchia leggiamo tutto, e spesso le intuizioni della nostra community arrivano dove le voci non osano. E se il vostro amico è appassionato di Cenk e Massine, condividete il video con lui, certe storie sono fatte per viaggiare. Prima di salutarci, un'ultima riflessione. C'è una differenza tra il possesso e l'appartenenza. Un regalo come questo non si limita a essere posseduto. Appartiene a un momento, a due persone, a uno spazio interiore. Forse è per questo che non lo abbiamo visto apparire in un post. Forse non è il tempo. O forse l'unico pubblico giusto, per ora, è quello dei loro sguardi. E va bene così. Quando e se decideranno di mostrarsi di più, sapremo accogliere quell'immagine con lo stesso rispetto con cui oggi ascoltiamo i sussurri. Se siete arrivati fin qui, grazie di cuore. So che amate queste storie, e a me piace intrecciarle per voi, senza perdere il filo. Se il video vi è piaciuto,
lasciate un like, è un gesto semplice che aiuta l'algoritmo a portarci più lontano. E se pensate che qualcuno possa emozionarsi scoprendo cosa ha preparato Massine per Cenk, condividete. Soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate la campanella. Ci aspettano altre sorprese, altri tasselli da rimettere al loro posto, altre verità sussurrate. Noi saremo qui a raccoglierle, a raccontarle, a restituirvele con la cura che meritano. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!